giorni si parla molto del rapporto che c'è tra il cibo, tra come noi mangiamo e la nostra salute, perché è provato ormai che mangiare in un certo modo ci può aiutare a vivere meglio e più a lungo. E si fa un gran parlare anche dell'importanza del ritorno alla nostra dieta, la dieta mediterranea, quella che è fatta di frutta, verdure, proteine vegetali. Ecco, serve per la nostra salute, per il nostro corpo, serve anche per il nostro cervello. Noi questo tema affascinante vogliamo esplorare questa sera con Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Ciao, bentornato Piero. Allora, perché gli alimenti sono importanti per il cervello, così tanto importanti per il cervello? Il cervello è un viscere estremamente prepotente perché non ha uno sgabuzzino dove tenere da parte le energie, deve essere nutrito costantemente ad alte necessità metaboliche. Poi il cervello deve rifare sempre le pareti di casa, ha la membrana plasmatica attraverso la quale passano ioni, sali per eccitarlo e serve manutenzione. E poi produce anche tante scorie e alcuni cibi consentono di fare la raccolta differenziata. Cibi antiossidanti gli portano via prodotti del metabolismo nervoso che può creare danni. Ah, mamma mia, quindi importantissimo il cibo per il nostro fondamentale. cervello. Ecco, ci puoi fare degli esempi di quali sono le sostanze di alcuni cibi che sono fondamentali per il nostro cervello? Beh, innanzitutto per farlo funzionare il cervello ha bisogno di zuccheri, c'era una vecchissima pubblicità che diceva questo, troppo spesso criminalizzati, l'energia fondamentale arriva da lì. Però ci sono tanti studi recenti che dimostrano come addirittura alcune sostanze presenti nella dieta possano curare il cervello. E si parla anche degli effetti dell'olio extravergine di oliva, altro cardine, pilastro della dieta mediterranea, no? Sì, l'olio extravergine d'oliva fa due cose sostanziali. La prima rende la membrana del neurone più morbida perché scalza le molecole di colesterolo che sono nella sua parete e ci si mette lui che è più morbido. Facendo così rende più malleabile la parete del neurone che si collega a tanti altri neuroni amici, iperconnesso. Ma una cosa che è, permettete proprio il termine, sconvolgente, è che l'olio extravergine d'oliva ha una specie di doping dentro di sé, una sostanza che è l'idrossitirosolo, che è il gemello della dopamina. E guarda com'è uguale la formula. Impressionante. E cosa fa la dopamina nell'organismo? Ha importanza notevolissima per la programmazione del movimento, per l'umore, per il piacere, per la gratificazione. Quindi bruschette o pinzimonio, che dovrebbero essere presenti nella tavola dei mediterranei, hanno di per sé un potenziale effetto euforizzante o gratificante grazie a una sostanza che è un vero e proprio farmaco nell'olio d'oliva. Grazie a Piero Barbanti per questa interessantissima